Oggi mettiamo le mani su una delle slot car più attese del momento, la bellissima ed entusiasmante BMW M-Hybrid di Scale Auto. Ma la vera domanda è sempre una sola: è una slot car solamente molto bella da vedere oppure si comporterà bene anche in pista? La apriamo, la pesiamo, la misuriamo, guardiamo tutto quello che c'è sotto la carrozzeria e poi la portiamo dove conta davvero, in pista. Ciao ragazzi e ben ritrovati su Slot Car Tech, il canale dove le slot car non le guardiamo semplicemente in vetrina, le analizziamo, le proviamo e cerchiamo di capire se valgono davvero quello che promettono. Io sono Massimo e oggi abbiamo davanti qui sul tavolo di Slot Car Tech una vettura veramente molto interessante, la M-Hybrid BMW di Scale Auto, una slot che già solo a vederla fa venire voglia di metterla in pista sul rettilineo, ma prima di farlo la apriamo e andiamo per bene ad analizzarla. Vedremo insieme la carrozzeria, tutti i dettagli, il telaio, la misureremo e la peseremo e poi finalmente faremo il test in pista per comprenderne il suo comportamento reale, perché una slot può essere bellissima ma alla fine è il cronometro a fare la differenza. E allora spostiamoci con la visione dall'alto e iniziamo subito con questo nuovissimo unboxing. E iniziamo a vedere un po' più da vicino questa bellissima BMW Mild Hybrid di Scale Auto nella sua versione Pro. Qui la confezione è veramente molto minimal, una teca completamente trasparente ci fa già vedere la vettura praticamente in tutte le sue parti, quindi abbiamo la parte laterale, la anteriore, la posteriore e possiamo anche ammirarla dall'alto. Sul retro della confezione abbiamo un cartonato che reca la marca della vettura, quindi Scale Auto, nella sua versione Pro, quindi la versione più bella, quella destinata ad un uso competitivo. Nella parte bassa della basetta abbiamo nuovamente il nome del produttore, o meglio il suo sito internet di riferimento www.scaleautoslot.com, il nome della macchina Mild Hybrid e poi la marca del produttore. Girando la confezione al contrario, le solite indicazioni per tutti i modelli di slot car che ormai siamo abituati a vedere su tutte le confezioni e poi la classica etichetta con il nome e il codice della vettura. In questo caso si tratta della SC6384. Nella teca di Scale Auto, nascosta chiaramente nella parte sottostante, abbiamo un piccolo cartonato che andiamo prontamente a prendere, lo giriamo al contrario e vediamo che in realtà questo non è nient'altro che un foglietto illustrativo che ci fa vedere tutti i pezzi di ricambio ed eventualmente gli accessori di questa bellissima Mild Hybrid BMW. Mi piace sempre molto avere un punto di riferimento per riuscire a trovare in brevissimo tempo tutti gli optional, le spare parts o comunque gli accessori che appartengono ad una determinata vettura. In questo caso abbiamo il codice di riferimento e anche la descrizione. Dalla parte opposta invece abbiamo lo spaccato della nostra vettura, in questo caso solo il telaio, dove ci fa vedere sempre con codici di riferimento al seguito dove vanno montati e come tutti i vari componenti. Insomma, una mini guida per darci la possibilità di preparare al meglio la nostra vettura. E sempre rimanendo nella parte sottostante la nostra teca abbiamo ancora questo sacchettino, è fissato con del nastro adesivo, lo andiamo a togliere e possiamo notare che al suo interno troviamo l'alettone. Infatti l'alettone non è già montato sulla BMW, non è presente sulla confezione, e in più abbiamo anche un altro sacchettino che ci va a contenere una molla del pick up, quindi abbiamo la possibilità di andare ad adottare anche un pick up di tipo basculante. Per togliere la vettura dalla sua basetta, quindi per poterla ammirare in tutta la sua bellezza direttamente fra le nostre mani, dobbiamo andare a smontare queste due viti. Infatti Scale Auto ci consolida il suo modello all'interno della sua confezione mediante due viti ben serrate. Andremo dapprima quindi a togliere la parte trasparente per poter tenere la nostra vettura, poi andremo ad agire su queste due viti svitandole e liberando la vettura. Ed eccola qui, come vedete una vettura decisamente importante, grande, bella, ben realizzata, forme sinuose, allungate, larga, una vettura decisamente molto interessante. Manca l'alettone, ma noi andiamo subito a metterlo per darvi la possibilità di vedere questa vettura nella sua conformazione originale. Come vi dicevo è contenuto all'interno del sacchettino che troviamo sul
fondo della confezione, lo prendiamo, mi raccomando mettetelo dalla parte giusta, non ha la scritta nella parte sottostante, e poi vi basterà semplicemente andarlo a posizionare nei due forellini che sono già previsti. Come vedete, senza l'utilizzo di colle o di altri accessori sono riuscito perfettamente a montare il modello. Ragazzi, una macchina veramente molto bella, spettacolare in questa livrea ufficiale BMW, ma devo dire che anche tutte le rifiniture, tutti i particolari, le tampografie e tutti gli accessori a corredo di questa macchina certo non passano inosservate. Guardate ad esempio come sono ben realizzati i fanali posteriori, una vera opera d'arte, e poi anche tutto il resto della vettura. Abbiamo ad esempio antenne ed altri accessori come gli specchietti ben realizzati, incastonati in modo perfetto sulla vettura, che ci permettono di dare al modello un aspetto veramente grintoso. Mi piacciono anche molto i fari anteriori, infatti se vedete si vede qui dal vetro trasparente dell'uno e dell'altro faro tutti i finti LED che ci sono all'interno. L'effetto scenico è notevole e dà al modello sicuramente il giusto appeal. Insomma, una vettura veramente molto ben realizzata. Guardate ad esempio anche il frontale della stessa, qui incastonato nel muso della vettura c'è tutta una mini griglia trasparente che in realtà, se la macchina avesse le luci, si andrebbe ad illuminare, rendendo ancora più scenografico il frontale della vettura, soprattutto nelle ore notturne. In questo caso però non abbiamo i fanali sulla vettura e quindi dobbiamo purtroppo fare a meno di questo piccolo dettaglio. Il pilota all'interno è abbastanza ben realizzato, abbiamo comunque la tuta e il casco colorati in modo diverso, abbiamo delle decal anche all'interno della tuta del pilota stesso, per cui diciamo che i dettagli sono stati curati. Ci sono state alcune scelte tecniche che hanno portato ad esempio a utilizzare delle tampografie per i tappi benzina ed altri appigli che troviamo ad esempio sul cofano anteriore, però diciamo che tutto sommato la vettura è veramente molto ben realizzata. Decisamente notevole il gruppo ruote, infatti oltre alla gomma che ha il logo Michelin notiamo all'interno dello splendido cerchione nero con mozzo argentato un disco forato, baffato e poi l'immancabile pinza rossa. Questa dona sicuramente subito più grinta, più carattere a tutta la vettura. Ma se vogliamo addentrarci un attimino un po' più nel particolare, possiamo girare sottosopra questa slot car e qui possiamo subito notare che la versione Pro si fa sentire in tutto il suo aspetto. Abbiamo infatti un telaio medio alleggerito in ogni sua parte, un banchino angle winder con motore da 22.500 giri, abbiamo la diversificazione delle viti tra l'attacco del banchino anteriore e posteriore e poi una serie di dettagli tecnici che andremo pian pianino a sviscerare andando ad aprire il modello, e proprio per farlo dovremo andare a separare la carrozzeria dal telaio agendo su due viti. Ne abbiamo una nella parte posteriore e poi ne abbiamo una nella parte anteriore. Questa è leggermente nascosta dal pick up, per cui dovremo spostare il pick up lateralmente per poterla andare a svitare. Solo due viti che vanno a unire carrozzeria e telaio. In questo modo la carrozzeria sarà più libera di basculare, ma va anche detto che avendo solo due viti il basculamento non è purtroppo controllato, perché chiaramente le due viti danno la possibilità alla carrozzeria di ballare in modo decisamente molto più agevole rispetto ad avere tre o anche addirittura quattro viti, ma non abbiamo il controllo laterale di quanto la carrozzeria vada a basculare. Insomma, vedremo se questa scelta si dimostrerà vincente oppure no. A vedere queste mild hybrid, LMP e hypercar di Scale Auto direi che sicuramente la scelta è azzeccata. Ma adesso procediamo subito, usiamo il nostro cacciavite a croce e andiamo a svitare le viti che uniscono telaio e carrozzeria. E partiamo subito dalle viti. Abbiamo due viti imperdibili di passo tradizionale, non è proprio un passo metrico. Forse mi sarei aspettato da un modello così professionale magari due viti anche un po' più sofisticate, quelle che troviamo magari nella parte posteriore, ma poi andremo a vederle. Qui abbiamo l'esploso del telaio e della carrozzeria e noi come al solito partiamo proprio dalla carrozzeria. Una carrozzeria alquanto leggera, l'abbiamo vista nella parte superiore, manca solo il dire che ci sono i quattro fuori per le ruote
ruote, 2 all'anteriore, 2 al posteriore. Questi permettono anche di alleggerire la scocca della vettura, ci sono anche nella vettura tradizionale originale in scala 1:1, quindi è sicuramente una scelta tecnica molto ricercata. Giriamo la vettura sottosopra e andiamo subito a notare che è priva di ogni altro fronzolo. Abbiamo un abitacolo decisamente molto contenuto e poi abbiamo il pezzo davanti che ha 2 piccole viti qua nella parte anteriore e ci dà la possibilità di poterlo svitare leggermente e renderlo così svincolato e basculante rispetto al resto della carrozzeria. Ma guardate già quanto questo pezzo davanti si muove rispetto alla carrozzeria stessa, quindi una macchina che ha una torsione evidente e notevole. Nella parte posteriore non ci sono altri pezzi d'aggiunta, abbiamo soltanto questo pezzettino piccolo di plastica nera che va a chiuderci questi 2 forellini nella parte posteriore del telaio e poi chiaramente la griglia dei fanali posteriori, ma come vedete è decisamente molto piccola con poco peso. L'attacco di carrozzeria con il telaio è assicurato attraverso queste 2 micro colonnette. Effettivamente sono decisamente molto basse, soprattutto quella anteriore, quindi super resistenti. Nonostante questo hanno 4 rinforzi, uno per ogni lato, il che le rendono praticamente indistruttibili, quindi andate pur tranquilli anche in caso di uscite particolarmente pesanti, perché queste vetture vanno molto veloce, non dovrete subito correre ai ripari per la sostituzione della vostra slot car. E poi andiamo a notare ai lati queste 4 piccole appendici. Queste ci permettono, unitamente all'utilizzo dei grani sul telaio, di poter sollevare un pelino la carrozzeria rispetto al telaio. Quindi se avete problemi di basculamento, se avete problemi con le gomme perché magari non ci stanno esattamente come vorreste all'interno della scocca e del passaruote, sapete che potete alzare leggermente la scocca della vettura. Direi che abbiamo visto questa mild hybrid in tutti i suoi particolari per quanto riguarda la carrozzeria. Possiamo anche dunque passare a vedere il telaio. E qui ragazzi si nota subito lo spirito competitivo, lo spirito professionale di Scale Auto. Abbiamo già detto prima un telaio medio, un telaio decisamente molto morbido. Guardate anche con quanta facilità io vado a torcerlo e con quanta facilità lui segue i miei movimenti, quindi un telaio che sicuramente offre grandi prestazioni, un telaio che ci permette, unito al banchino di ultima generazione RT4 con motore angle winder, di tirare fuori tutto il meglio da questa vettura, anche perché tutta la meccanica, tutta la componentistica che vediamo montata su questa mild hybrid BMW di Scale Auto è sicuramente una componentistica di primo ordine di tipo professionale. E partiamo proprio dal banchino. Come oramai troviamo su quasi tutte le vetture da competizione, abbiamo un banchino che è svincolato al telaio, o meglio un banchino che è fissato in 4 addirittura 6 punti sul telaio stesso. In questo caso il banchino è fissato con soli 4 punti, ma ha la possibilità di aggiungere anche i 2 punti laterali. E aggiungerei anche il fatto che su questa mild hybrid abbiamo 2 diverse tipologie di attacco. Infatti nella parte anteriore abbiamo le semplici viti che ci permettono di tenere fermo e fisso il banchino, mentre nella parte posteriore, come vedete, abbiamo già 2 viti completamente diverse perché vengono già montate le sospensioni di serie. Infatti la parte posteriore è libera anche di basculare in altezza. Per quanto riguarda corona e pignone abbiamo la scelta di utilizzare 2 componenti in nylon, pignone classico in nylon mentre corona bicomponente, quindi attacco all'assale posteriore in alluminio e poi dentatura in nylon. L'assale gira attraverso 2 uniball che sono fissati all'interno del banchino RT4. Da una parte abbiamo la corona a bloccare la traslazione laterale dell'assale, dall'altra parte invece abbiamo un classico stopper. Non si tratta di uno stopper alleggerito, si tratta di uno stopper comunque in ergal, quindi uno stopper molto leggero che fa egregiamente il suo lavoro. I cerchi posteriori sono chiaramente cerchi in alluminio. Questo ci permette di avere una precisione nella rotazione delle ruote decisamente maggiore rispetto ai cerchi in plastica. Nella parte anteriore, sempre parlando di cerchi, invece abbiamo i classici cerchi in plastica. In questo caso sull'assale, sempre di acciaio rettificato, abbiamo anche all'esterno 2 piccoli distanziali che ci servono per allargare ulteriormente la carreggiata e poi i cerchi vengono semplicemente inseriti a pressione. Rimaniamo per un attimo ancora nella parte anteriore della vettura perché ci spostiamo un pelino più avanti e andiamo a vedere il pick-up. Questo è un pick-up a vite, quindi non è un pick-up a forchetta, ma
presenta anche la molla, quindi è un pick up che viene utilizzato anche molto in ambito rally proprio per questa sua capacità di poter basculare in altezza, quindi di poter molleggiare e di copiare eventualmente qualche piccolo ostacolo che dovesse trovarsi all'interno dello slot. Si tratta di un pick up a lama avanzata, quindi come vediamo da questa parte è un pick up abbastanza lungo e ha la particolarità di avere questa lama avanzata già abbastanza stondata nella sua parte sottostante, inclinata verso il retro della vettura, quindi un pick up decisamente interessante. Al pick up sono collegati poi questi due fili motore di color arancione che portano corrente direttamente al motore, il motore che è incastonato all'interno del banchino RT4 ma comunque sempre fissato attraverso due viti che si trovano dalla parte della corona. Tutta la macchina mi sembra montata decisamente in modo super preciso, infatti posso notare che già la sala posteriore gira in modo molto agevole, la sala anteriore come vedete non ha nessun tipo di interdizione, i fili sono già fatti passare in ottimo modo e ci permettono di far tornare sempre in posizione il pick up in caso di fuoriuscita dallo slot. Insomma, direi un primo montaggio fatto a regola d'arte. Nella parte posteriore va ancora detto che si trova il magnete, lo vediamo meglio se giriamo la vettura sotto sopra. Ecco che per toglierlo dovremo andare a spingere proprio in queste due zone e poi andremo a sfilarlo da qui, da sotto l'assale posteriore. Molto probabilmente dovremo però togliere l'assale per poterlo far fuoriuscire in modo più agevole. Di questo telaio voglio farvi vedere ancora una piccola particolarità perché è decisamente interessante. Questa particolarità la troviamo comunque su gran parte dei telai di Scale Auto. E giriamo il telaio sottosopra e andiamo a vedere che ci sono delle piccole scanalature. Queste scanalature ogni tanto sono interrotte dove ci sono questi doppi puntini, perché è possibile praticamente andare a tagliare laddove ci sono questi doppi puntini per andare a svincolare le due parti di telaio, quindi avremo in pratica un telaio aperto nella parte centrale. Questi due puntini che troviamo sia nella parte sottostante sia al di sopra, quindi diciamo all'interno del telaio stesso, ci serviranno perché nel caso in cui volessimo riunificare tutto il telaio abbiamo la possibilità di installare delle apposite clip di giunzione che ci permettono appunto di andare a rimettere insieme le due parti che abbiamo appena diviso. Insomma ragazzi, questa è sicuramente una macchina pronto gara, una macchina che potete tranquillamente prendere, mettere in pista e iniziare a divertirvi, e sicuramente anche il peso ci darà un responso positivo perché ho già provato a tenere in mano la carrozzeria e mi sembra decisamente leggero, quindi sono curioso di andare a vedere il peso effettivo della carrozzeria, del telaio e poi anche della macchina completa, così come sono curioso di andare a prendere le misure perché ragazzi mi sembra decisamente una macchina di grandi dimensioni. E partiamo come di consueto dall'andare a misurare il peso della sola carrozzeria. La posizioniamo sulla bilancia, abbiamo 17,5 grammi, alziamo e riposizioniamo 17,5 grammi. E ora la volta di andare a fare il peso del telaio. Lo posizioniamo sulla bilancia, abbiamo 68,3. Anche per lui vale la regola delle due pesate, quindi lo andiamo a riposizionare 68,3 grammi. Ora andrò a rimontare le due parti così da avere anche le due viti a corredo e andremo a prenderne il peso totale complessivo. Vettura rimontata pronta per essere posizionata sulla bilancia e siamo a un peso di 86,2 grammi. Alziamo, riposizioniamo la macchina, 86,2 grammi. Ragazzi, un peso decisamente molto contenuto per una vettura decisamente grande, e a tal proposito andiamo proprio a prenderne le misure. Ci ritroviamo qui col solito calibro di plastica, che probabilmente sarà anche l'ultima volta perché poi uscirà un video dedicato all'unboxing di un regalo di un follower che vi svelerò in seguito, e per i più attenti avranno forse anche capito di che cosa si tratta, lo avranno letto nei commenti. Ma intanto andiamo a vedere quanto è lunga questa vettura. Chiaramente non possiamo fare la misurazione in un solo pezzo perché come vedete non ci sta con la lunghezza generale della macchina. Allora partiamo dalla parte posteriore, arriviamo sul simbolo della BMW e abbiamo
abbiamo già una misura pari a 15,2 cm, 152 mm. A questo punto ci basterà semplicemente andare a prendere la misura anteriore per poi andarla a sommare, e qui abbiamo 8 mm che sommato ai 152 mm di prima mi dà una lunghezza complessiva pari a 16 cm, ovvero 160 mm. Sicuramente anche la larghezza non passa inosservata, e infatti qui abbiamo al posteriore 65,5 mm, 6,55 cm. Andiamo a misurare anche la parte anteriore, forse leggermente più piccolo, dovuto spostare di pochissimo il calibro, e in effetti abbiamo 6,5 cm, 65 mm. I più attenti sanno che ormai si va a prendere come consuetudine anche la misura dal centro ruota anteriore al centro ruota posteriore, che in questo caso misura esattamente 98 mm, 9,8 cm. Insomma, una vettura che almeno sulla carta sembra effettivamente andare forte. Abbiamo un telaio competitivo, meccanica professionale, una carrozzeria decisamente leggera, abbiamo tutte le caratteristiche per posizionare questa macchina in pista, divertirci e iniziare a fare i tempi. Ma sarà davvero così? Beh, andiamo subito a scoprirlo all'interno del circuito privato di Slot Car Tech. Ed eccoci qui con le conclusioni finali. Questa BMW M-Hybrid di Scale Auto si è dimostrata fin da subito una vettura decisamente molto interessante. Ha un impatto fortissimo per quanto riguarda la grafica, l'estetica, e in pista ha fatto notare un comportamento decisamente interessante. Mi sono subito trovato a mio agio perché questa vettura la puoi spingere forte fin dal primo giro. È chiaramente una vettura dallo spirito racing, per cui per portarla al limite devi un attimino prenderci confidenza, ma una volta trovato il giusto feeling, ragazzi, vi divertirete sicuramente e la farete andare fortissimo. Sul tracciato di Slot Car Tech, che ricordiamo è un tracciato Polycar, ho potuto sicuramente apprezzarne le doti di maneggevolezza, stabilità e ingresso in curva, tutte doti che rendono questa vettura decisamente interessante e super competitiva, perché nel rettilineo è chiaramente il motore a fare la differenza. Più un motore è veloce, più la macchina andrà veloce, ma è in curva che si vanno a guadagnare quei decimi preziosi che possono fare la differenza alla fine di una gara sulla classifica assoluta generale. Insomma, una vettura che vi consiglio se avete l'animo racing, una slot car che vi consiglio anche se volete tenerla semplicemente all'interno della vostra collezione privata, perché l'estetica paga veramente l'occhio. Sarà sicuramente molto interessante poterla preparare per la categoria di riferimento, ma già così a vettura praticamente di serie da scatola, ho infatti solamente tolto il magnete ed allentato un po' le viti per dare quel bascolamento che mi permette di rendere la vettura un po' più plastica, mi sono accorto delle sue potenzialità. E adesso, a parte l'enorme divertimento che ho avuto nel guidare questa macchina, mi è venuto anche voglia di fare un test comparativo con altre vetture sempre della stessa categoria, magari di marche diverse, per capire anche quali differenze ci possono essere tra le une e le altre. Insomma ragazzi, questo mondo tra hybrid, LMP e hypercar è appena all'esordio, però i produttori si sono già buttati a capofitto, perché sicuramente le vetture sono decisamente interessanti, vanno fortissimo e piacciono decisamente tanto a chi le porta in pista, sia negli slot club che durante le competizioni magari anche nazionali ed internazionali. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa nuovissima BMW M-Hybrid di Scale
Scale Auto. La prendereste? E soprattutto, secondo voi, è una vettura più da collezione o più da far scendere in pista per cercare un risultato concreto? Se il video vi è stato utile, mi raccomando, lasciate un like e come sempre iscrivetevi al canale. Attivate la campanella perché arriveranno sicuramente altri test, altri unboxing, altre prove direttamente da bordo pista. Io vi saluto e ci diamo appuntamento sempre qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.